Benvenuti al Chigliani. Non abbiamo mai parlato di Hazbin Hotel, almeno non sul canale principale. Quindi prima di partire a discutere di questa seconda stagione, facciamo un piccolo recap di quello che pensavamo della prima. Volendo essere stringenti, la prima stagione ci era piaciuta. Le canzoni erano per la maggior parte orecchiabili, le gag divertenti e i personaggi, per quanto semplici, abbastanza memorabili. Insomma, una serie animata semplice, coinvolgente e che metteva le basi per un roseo futuro. Abbiamo anche partecipato ad un video sul canale di Morte Bianca, se volete sapere qualche altra nostra opinione sulla serie. Ma ora buttiamoci subito in questa nuova stagione. Partirei subito da quello che più ho apprezzato della stagione, anche perché, spoiler, ho trovato questa nuova parte di serie davvero pessima. Tuttavia, una cosa si salva: il personaggio di Vox, la sua ascesa al potere e il suo declino negli ultimi episodi. Il leader delle Tribù farà esattamente lo stesso errore di Icaro, volando troppo vicino al sole, osando troppo, pretendendo troppo, divenendo artefice della sua stessa rovina. Grazie ai flashback, però, il pubblico riesce a empatizzare con la sua figura, vedere il momento esatto in cui il suo cuore tecnologico si spezza per sempre. Non esistono amici all'inferno, eppure lui li aveva trovati, nonostante tutto. Pessime persone, certo, ma leali compagni di cui si è dimenticato troppo facilmente e ne ha pagato il prezzo. Vox ha le scene migliori, le battaglie migliori, le canzoni migliori e i flashback migliori. Pur venendo ovviamente sconfitto da Charlie e i suoi amici, alla fine possiamo dire sia lui il vero vincitore di questa stagione. Ed io sono totalmente Team Alastor. Parliamo ora delle canzoni, sicuramente più sottotono rispetto a ciò che eravamo stati abituati con la prima stagione, che ci ha regalato canzoni piacevoli, come L'inferno è per sempre di Adamo, o il duetto di Alastor e Vox, o anche solo canzoni secondarie, ma comunque memorabili, come il dissing di Velvet ai danni di Carmilla e degli altri Overlord. Qui, invece, oltre a perle come Vox Populi e la simpaticissima canzone sulla polizia in giapponese di Nifty ed un altro paio, sono per la maggior parte dimenticabili e soprattutto sono troppe. Ora mi sono messo a fare un confronto numerico tra prima e seconda stagione, ma a questo giro mi sono sembrate davvero molte di più. Oppure la storia è molto più diluita. Insomma, ci sono problemi di ritmo e non solo musicale. Ovviamente non dico che siano tutte inascoltabili, ma la maggior parte non è finita nella mia playlist e rallenta il ritmo della narrazione. Ora che abbiamo parlato delle cose che ci sono piaciute, passiamo a ciò che non è andato bene, ovvero tutto il resto. Partiamo dai nuovi personaggi introdotti. Il primo è Abele, figlio di Adamo. Parliamo di un personaggio non solo inutile in tutta la stagione, ma di un vero e proprio imbecille, la cui sola presenza ha rincoglionito l'intero paradiso. Cioè, questi uccelli divini hanno commesso negli ultimi 7 anni una serie di genocidi programmati. E cosa propongono come scuse? Di donare dei cesti regalo con delle caramelle. Qui siamo oltre la gag, qui rasentiamo il ritardo mentale. Ragazzi, davvero eliminate Abele dalla stagione e non cambierà niente se non eliminare un grosso elemento cringe. Il figlio non vale neanche l'ombra del padre, di cui si sente la grandissima mancanza. L'altro personaggio aggiunto è il coso, Baxter mi pare si chiami, ma non ne sono sicuro, tanto è irrilevante. Parliamo di un personaggio totalmente dimenticabile, assente per gran parte degli eventi e introdotto quasi senza motivo. Se Abele poteva avere vagamente senso per riempire un vuoto lasciato da Adamo, Baxter non riempie nessun vuoto, visto che Serpentius ha ancora tanto da raccontare. Il personaggio viene ripreso solo nel finale, rendendolo parte del gruppo e grande amico del cast principale senza un vero motivo valido, come se tutta la sua evoluzione caratteriale fosse avvenuta off-screen. Hazbin Hotel aveva già tantissimi personaggi interessanti e da sviluppare, perché introdurne di nuovi? Se i personaggi nuovi non dicono nulla di interessante, almeno i personaggi vecchi avranno qualcosa da dire. Alastor a parte, che è sempre in forma e ha un ottimo piano per riacquisire la libertà,
ma resta nell'ombra fino al finale. Il resto dei nostri amici non se la passa bene. Ask ed Angel Dust non pervenuti in questa stagione. Charlie e la sua fidanzata ci ammorbano con una storia d'amore stantia, le cui dinamiche non cambiano e si riconfermano un probabile kink sessuale dell'autrice che toglie solo un sacco di tempo alla trama principale. Un altro personaggio che sembra abbia preso una grossissima botta in testa è Sera. Posso accettare che il suo consiglio di guerra sia composto da quel cretino di Abele, un receptionist e quella matta di Lot, a cui non andrebbe affidato nemmeno un pesce rosso. Ma si può sapere per quale ragione nel momento in cui Vox dichiara guerra al paradiso non gli lanci un laser angelico in mezzo agli occhi e fai partire i titoli di coda? Davvero non ha alcun senso. Altri personaggi come Carmilla o Zestial invece restano sullo sfondo senza cambiare troppo le carte in tavola, ma non essendo né protagonisti né il focus della stagione, va bene così. Ora parliamo dei due personaggi che questa stagione ha praticamente ucciso. Lot, piccola bambina xenofoba con gli hentai e le cosplayer bellissime, in questa stagione era stata caricata come poche cose. Gravity, la sua canzone, in cui mostrava la follia in cui stava sprofondando, è stata proprio una delle prime cose mostrate. Insomma, un personaggio che sembrava stesse per esplodere e avere il suo momento. E poi niente, Lot muore lì, rimanendo un personaggio di contorno a fare il soprammobile, prendendo ordini da Sera e non concludendo nulla. Insomma, bambina, spero tu possa realizzare i tuoi sogni di genocidio un giorno. Parliamo ora di Lucifero, che nella prima stagione veniva raffigurato in piena crisi depressiva, un po' goffo al massimo, ma comunque il grande boss di tutto. Talmente tanto in alto da poter essere totalmente distaccato dalla maggior parte degli eventi proprio per la sua superiorità. Anzi, sembrava il classico tipo talmente tanto sicuro di sé da potersi permettere di fare lo scemo. In questa stagione non solo si fa catturare nel modo più stupido possibile, andando letteralmente verso una X rossa, Lucifero si fa umiliare da Vox e con una spiegazione che non regge. Ci viene detto che praticamente all'inferno non conta un cazzo visto che non può fare nulla ai peccatori. Una follia senza senso. Insomma, un personaggio che dovrebbe essere fighissimo, importantissimo e potentissimo in questa serie è una macchietta idiota. Questo è palesemente un retcon dell'autrice che si è resa conto di aver inserito nel cast principale un personaggio troppo potente e ha dovuto nerfarlo a tutti i costi. E inoltre, basta gag sulle papere, non fanno ridere. Il finale in sé non è stato male. Lo scontro tra Vox e Alastor è stato bello, ma anche l'intera coreografia finale con tutti i personaggi che fanno la loro parte. Nifty e Ask che si prendono la rivincita contro Velvet e Valentino, l'aiuto di Emily, insomma nel finale tutti fanno la loro parte. Ci sono voluti 8 episodi, ma finalmente la serie ha capito come usare i suoi personaggi. Tutto ovviamente elevato da Alastor, che in questo finale fa una splendida figura, dimostrando di aver giocato le sue carte per uscire dai vincoli di Rosie e recuperare il potere perduto. Unica cosa, forse quella risoluzione finale cantata in cui tutti danno la loro energia, buoni e cattivi, per spegnere la bomba tipo Orsetti del Cuore o Cavalieri dello Zodiaco, è stata un po' troppo. Per il resto, il finale ha salvato una stagione che purtroppo si stava rivelando tragica. Alla fine tutti sono amici, inferno e paradiso trovano la pace, la redenzione viene concettualmente accettata e l'hotel ha finalmente successo tra i peccatori. Cosa ci aspetta quindi nelle prossime stagioni, quando tutto sembra risolto? Sicuramente ci devono spiegare chi sia Rosie, che non può essere un Overlord avendo reso Alastor l'Overlord più potente, e in nessun sistema magico qualcuno può concedere un potere superiore al proprio. Quindi, quella donna dal ghigno affilato ci nasconde sicuramente qualcosa. L'introduzione di Lilith potrebbe cambiare le carte in tavola, tuttavia non credo sarà lei la main villain. Non credo faranno ciò alla mamma di Charlie, anzi, Lilith sarà fighissima, bellissima e perfetta, se ho ben capito la serie.
Quindi chi ci resta? Alastor? Non credo. Se dovessi dire la mia, Alastor potrebbe essere il villain finale, ma ora ci sono troppe forze che gli sono superiori, come la stessa Rosie. Se dovessi scegliere, vorrei che Lot facesse qualcosa di concreto e terribile, magari scatenando una rivolta in paradiso, perché simpatici i peccatori, ma aiutiamoli a casa loro. Per concludere, questa stagione si lascia guardare, ma è davvero piena di difetti su cui non si può proprio chiudere gli occhi. Forse sarebbero bastati davvero un paio di episodi in più e un po' più di calma per sviluppare meglio certi personaggi e certe scelte, ma noi stiamo valutando il prodotto finale, quindi questo abbiamo e questo dobbiamo valutare. Biondo